Ragazzi, finalmente un aeroplano nuovo che si vede ad Aero 2026. Ok, siamo alla giornata di mercoledì e adesso andiamo subito a vedere la presentazione di un aeroplano veramente nuovo dopo anni di fatemi dire minestre riscaldate qui ad Aero Friedrichshafen. Finalmente un produttore italiano presenta un aeroplano nuovo, quindi andiamo subito alla presentazione, pochi secondi, e vi svelo di che cosa stiamo parlando. Sono Mauro Donno, proprietario della Promec Aerospace, siamo ad Aero 2026 e quest'anno presenteremo un nuovo progetto iniziato circa 2 anni e mezzo fa e appunto lo presenteremo quest'anno. L'obiettivo di questo progetto è entrare in una fascia di mercato degli aerei super veloci e con le tecnologie, con i software che l'azienda ha, siamo riusciti ad avere questo risultato. E noi nasciamo come azienda nel 2003, quindi andiamo a festeggiare, diciamo, questo 25esimo con la nascita di questo oggetto. L'oggetto è abbastanza importante perché comunque risponde ai dei requisiti basilari, che sono quelli dell'ergonomia, quelli dell'aerodinamicità dell'aeroplano e quello della qualità prodotto e qualità, che è sempre, diciamo, un nostro tassello molto, molto importante. L'aereo si chiamerà Teruan, diciamo, rispettando quello che sono le origini del nostro Salento, e quindi abbiamo voluto mantenere questa natura. È ora di scoprirlo. Vai. Adesso vediamo Un attimo solo. questo spettacolo. Vai, vai. Già il rosso è bello, eh? Wow! Spettacolo! Mamma mia! Che spettacolo! Beh, sicuramente l'evoluzione del Freccia. Beh, ragazzi, completamente tutto carbonio a volontà. Beh, il primo impatto è veramente notevole. Adesso lasciamo che gli altri facciano le loro riprese. Si dite farlo venire a me. Bellissimo.
Ok, andiamo a scoprire in anteprima le caratteristiche che sono scritte. Quindi ha una lunghezza di 7,16 m, un'apertura di 2,50 m, ha un peso massimo al decollo di 600 kg, una velocità di manovra di 190 km/h, quindi in arco verde, uno stallo a 83 e una velocità di immersione di progettazione di 350 km/h e una velocità di crociera di 360 km/h, quindi è un bel range di velocità. Capacità di serbatoio di 100 litri e ovviamente è motorizzato con sia il Rotax 915 che il Rotax 916 da 160 cavalli. Scusate, la VNE è di 350 km/h, TAS che può arrivare fino a 390 km/h. 28 litri ora di consumo con il 916, 25 con il 915. Velocità di salita 2400 piedi al minuto con il 915, 2006 con il 916. Beh, ragazzi, i numeri ci sono tutti. Questo aeroplano ovviamente non ha ancora volato, è il primo prototipo che è stato costruito, però diciamo che i numeri ci sono tutti quanti. Adesso hanno aperto anche i Garmin, adesso guardiamo, ecco qua, completamente tutto carbonio, ha queste imbottiture sui sedili, lo stick, la barra non è nelle gambe ma è modello Cirrus SR22. Molto molto bello. Guardate anche le bellissime queste feritoie che sicuramente vanno all'intercooler e i radiatori del 916. Fantastico. Ovviamente elica Duke quadripala a giri costanti. Bellissima anche queste alette che vanno direttamente al radiatore. L'ala è veramente molto 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 pulita, bellissima. Ma c'è ancora quella stessa superficie lì? Sì, sì. Molto, tutto molto pulito, tutto molto aerodinamico. Poi ci sarà ovviamente il paracadute balistico. La coda è quella del Freccia, ecco, guardate il Freccia, la coda è assolutamente identica. Stabilizzatore parte fissa con ovviamente parte mobile e aletta trim. Va bene, non ci resta che vedere poi in un futuro come veramente andrà questo aereo quando incomincerà a volare. Ricordiamo che questo aeroplano è il prototipo, non ha mai volato, le caratteristiche di volo sono ovviamente stimate, si vedrà come volerà questo spettacolare mezzo. Sicuramente la linea promette veramente molto 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 bene. Complimenti Promec. Allora, sono qua con Mauro Donno della Promec Aerospace. Finalmente Mauro, un aeroplano nuovo ad aereo. Finalmente un produttore italiano ha fatto un aeroplano nuovo. Descrivicelo un po' come è nata questa idea e qual è, diciamo, l'evoluzione di questo aeroplano, soprattutto come primo volo. Quali saranno i prossimi sviluppi, insomma? Allora, diciamo che abbiamo fatto questo aeroplano per completare la gamma, perché comunque come Promec Aerospace noi produciamo diversi aeroplani da partire dallo Sparviero, Freccia carrello fisso, Freccia carrello retrattile, il Pegaso
e adesso è nato questo che va a prendere una fascia di mercato molto alta con prestazioni diciamo al limite della... Perché questo è un Freccia praticamente, È un Freccia. l'evoluzione del Freccia. È l'evoluzione del Freccia, ha lavorato, e diciamo che questo il vero nome, a parte diciamo Terroir, sarebbe la sintesi dei 25 anni di esperienza che abbiamo in questo ambito. Quindi abbiamo preso il meglio di tutto quello che è oggi nel mondo dell'aeronautico e l'abbiamo buttato, l'abbiamo messo in questo progetto. Noi lo possiamo fare grazie a una tecnologia che ci siamo portati avanti con software e controlli numerici e stampanti 3D, quindi abbiamo potuto fare diciamo tutte le prove diciamo prima a banco e poi dopo adesso le metteremo in volo. Il prossimo step è quello chiaramente di portarlo in volo, e ritorniamo un attimo a livello progettuale. È un monolongherone, diciamo l'ala è intera, quindi non ha come gli altri nostri aerei che ha l'ala in due pezzi, quindi ha un longherone anteriore e un longherone posteriore. Avrà di seguito anche lo stabilizzatore, diciamo, regolabile. Quindi adesso è fisso. Adesso è fisso con questo, la parte mobile. faremo i primi test con lo stabilizzatore fisso, poi passeremo allo stabilizzatore, diciamo, variabile. È nato perché volevamo, diciamo, appunto raccogliere tutti questi dati, queste informazioni, questa esperienza, e l'abbiamo buttati su un aereo. Abbiamo, grazie a Dio, l'azienda che ci può consentire questo, in quanto con controlli numerici e tutto abbiamo potuto eseguire questo lavoro anche in brevissimo tempo, voglio dire. Il progetto è nato circa 2 anni fa e adesso lo stiamo portando, diciamo, ad aereo per presentarlo. Ottimo, primo volo più o meno quando stimate? Tra un mesetto. Addirittura, quindi già praticamente pronto, insomma. Sì, l'aereo è pronto. Mancano solo gli ultimi dettagli, che chiaramente non conveniva montarli ora per portarli in fiera, perché comunque dovrà essere poi tutto smontato. Certo. Solo 915 916 o anche... No, solo 915 916. Solo 915 916, ok. Avete già qualche feedback dai clienti o comunque... No, perché comunque l'abbiamo tenuto abbastanza nascosto, è proprio il primo giorno della sua vita, cioè, perché comunque nessuno l'aveva mai visto finora e l'abbiamo scoperto qui ad aereo. Molto quindi, bene. Da oggi avrà vita questo nuovo evento. Da oggi avrà vita il Terroir. Mauro, ragazzi, in bocca al lupo, complimenti Mauro, e ovviamente in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Noi ovviamente ti supporteremo sempre in ogni modo. Grazie. Siamo con Peter. Tu che funzione c'hai in Promec? Io lavoro con Promec in ambito di collaudo, test pilot, quindi come company test pilot. Company test pilot, ok, quindi Yes. quando poi sarà in volo magari si potrà organizzare anche una bella prova su questo mezzo. Allora, dimmi qualcosa di un pochettino più di tecnico di questo aeroplano, come volerà, cosa vi aspettate, quali sono le peculiarità rispetto ovviamente ai competitor. Certo, allora questo chiaramente si inserisce a piedi pari, diciamo, in questo che è la categoria di, definiamoli ultra fast, ultra light, no? Che sono questi aeromobili che hanno ormai raggiunto delle prestazioni veramente elevate, pur mantenendo, Ho visto una VNE di 390 all'ora. Esatto, quindi fin da subito abbiamo voluto dimostrare le capacità del mezzo, che già di fatto erano dimostrate con altri modelli Promec. Basti pensare anche solo il mio esempio preferito come aeroplano è il Pegaso, che è un'ala alta, che può essere un'ala alta, ha delle capacità di velocità elevatissime. Quindi questo, il Terroir, sicuramente andrà ancora di più a elaborare queste, diciamo, raffinatezze aerodinamiche per portare l'aeroplano a delle velocità di crociera elevate, ma comunque mantenendo un comportamento dell'aereo che può essere gestito da qualunque pilota. L'idea è anche questa. Quindi l'inviluppo di volo, più o meno la velocità di manovra massima sarà? Allora, la velocità di manovra sarà sempre intorno ai 190-200 km/h, chiaramente per la massima escursione dei comandi, ma avremo molto ampio sviluppo di volo anche grazie ai flap, ai Fowler flap che verranno messi sull'aeromobile, quindi velocità di stallo con i flap estesi sempre intorno ai 75-80 km/h, velocità di crociera fino ai 360 e oltre, quello vedremo in base anche alla motorizzazione, che tra l'altro su questo già verrà
reso disponibile fin da subito anche con motorizzazioni più piccole come il 912, perché fin da subito abbiamo voluto dimostrare che l'aeroplano andrà veloce non solo perché abbiamo messo un mostro di motore davanti, esatto, perché con motorizzazioni più semplici è l'aerodinamica a fare il però è già pensato per un 915-916 come velocità. Questo insomma. che vedete tra l'altro. No, dico come aerodinamica, certo, perché a parte un caso, non dico chi, a parte un caso, aeroplani che hanno messo il 912 e poi hanno messo il 916 sono rimasti esattamente identici. È verissimo. Quindi questo è già praticamente già predisposto con un'aerodinamica di 916. Assolutamente, anche perché è verissimo questo discorso, per il fatto che comunque da un motore da 100 a 160, 180 cavalli, il grosso che cambia è sì magari l'esubero di potenza in decollo, in accelerazione, se si cerca la velocità massima, ma poi banalmente in crociera le velocità sono similissime. Invece questo è già fin da subito studiato, anche come raffreddamento stesso della calotta e come anche forme aerodinamiche per ottimizzare le performance del 916. Certo. Quindi il primo volo sarà più o meno tra un mesetto? Sì, già siamo adesso in una fase appunto preliminare di test, nel senso che inizieranno a brevissimo adesso tutti i vari test a terra, da lì poi dopo c'è un programma abbastanza rigido che seguiremo per poi portarlo effettivamente al primo volo, ma questo è un aeromobile che già così com'è appunto si tratterà solo di andare a capire dove andare a intervenire, ma bene o male non vedo molte manovre di intervento. No, esatto, sarà da studiare chiaramente tutte le soluzioni tecniche che abbiamo preso per questo mobile che sono completamente innovative, come anche per esempio la forma dell'ala stessa partendo da una ruota, da una radice alare che poi va a stringere per ottimizzare anche il carico alare stesso. Quindi cercare di avere un relativamente elevato carico alare per poter migliorare la stabilità ad alta velocità. E poi anche per gli interni chiaramente ci teniamo tantissimo a studiare bene l'ergonomia, abbiamo voluto fare, e su questo sono contento di aver anche spinto molto su questa posizione di pilotaggio con lo stick laterale. Infatti lo vedo modello Cirrus. L'idea è proprio quasi una workstation, cioè questo è un aeromobile che il cliente può sia andare a 400 all'ora da una parte all'altra, ma anche usarlo quasi per viaggiare, cioè essere veramente un mezzo con cui uno può viaggiare da auto. La certificazione TUV ovviamente sarà nei limiti chiaramente burocratici del caso, però appena saranno finite le fasi iniziali di testing lo manderemo lì per la certificazione e poi dopo da lì ci si aprono le porte e tutto il resto. Certo. Beh ragazzi, più o meno il prezzo indicativo. Allora, chiaramente come tutte le presentazioni vogliamo rimanere molto vaghi. Ci teniamo solo a dire che sarà veramente competitivo. Come tutti, per farvi un'idea, considerate quanto sono già competitivi aeromobili come il Freccia RG o il Freccia. Immaginate lo stesso ragionamento per questo, non sarà una sorpresa. Non sarà una sorpresa. O meglio, lo sarà magari ma in positivo, speriamo. Assolutamente. Speriamo che lo sarà, speriamo che anche a livello di prezzo sarà una roba positiva. Bene, Peter, in bocca al lupo, ti ringrazio per questa chiacchierata e in bocca al lupo per questo veramente, finalmente un aeroplano nuovo, ad aereo, veramente, finalmente. Grazie. Complimenti. Grazie.